Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un ulteriore passo di Louis Vuitton verso un'orologeria di altissimo livello che si emancipa dalla dittatura dell'unica cassa tambour che era stata proposta fino a quel momento. Una cassa e un design originale che però devo dire i miei gusti non li ha mai troppo incontrati. Adesso siamo su un classico, ma un classico, come era ovvio immaginare, di livello altissimo. E infatti andiamo a vedere questo Escal Platinum scusate il nome è un po' lungo, Platinum Guilloché and Grand Feu Enamel Dial, proprio perché appunto la cassa è in platino e il quadrante è un quadrante di mestieri d'arte, cioè è un quadrante sia inciso a mano sia smaltato Grand Feu. È un orologio, devo dire, veramente molto bello, ma per un solo tempo a trasfere molto costoso. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ecco qui questo nuovo Escal, 39 mm di diametro per 10,34. Naturalmente il centro di tutto è questo quadrante che al centro è smaltato Grand Feu su incisione a mano. Allora, l'incisione richiama un motivo nautico, no? Ed è stata realizzata con una di quelle macchine antiche che si azionano a mano, come quelle che fanno i quadranti della Royal Oak de Malpighier e di Voutilainen famosi. Poi dopo ogni piccolo recesso è stato riempito da smalto Grand Feu e è stato smaltato anche dietro la stessa procedura. Questo lo rende più resistente nella fase di cottura a 800 gradi, che è sempre una fase assai delicata per un quadrante smalto. Allora, il cali, prima di tutto avete visto nelle immagini precedenti, avete visto e anche in queste, la cassa con questa alternanza di superfici lucide e di superfici satinate. Poi torniamo al quadrante, perché poi questo quadrante centrale è rivettato alla parte dei minuti con quei 4 markers ai quarti in oro bianco, e questa è una soluzione che tra l'altro mi ricorda il quadrante elegante un po' del mio Treffler di Sante Castignani. Non hanno in quel caso quella funzione strutturale, ma ne hanno un'altra, ma comunque c'è questa idea che a me piace molto. La scala dei minuti a filet circulaire satinata, e poi c'è tutto un gioco fra la lunetta e il reò. La lunetta è convessa e il reò è concavo, e tutto rifinito in maniera eccellente. Parliamo ora del calibro a microrotore, lo vedete bene, ovviamente già vedendolo si capisce che è stato progettato dalla Fabrique du Temps, che è incorporata oggi in Louis Vuitton e che fa calibri anche per Laurent Ferrier, la Fabrique du Temps, ed è realizzato dalle Cercle des Horlogers, che è invece quella manifattura di altissimo livello di calibri che è posseduta da Le Cercle des Horlogers, dicevo, che è proprietà di quella signora francese che ha rilanciato e possiede Spic Marine, e quindi è un altro fabbricante di altissimo livello di orologeria, e si vede da questa realizzazione per Louis Vuitton. 50 pezzi, 70.000 euro per questo Scala, con questo quadrante métier d'art bellissimo. Tra l'altro anche le sfere a Dauphin sono in oro bianco, ma la sfera dei secondi è in titanio. Ecco, queste sono particolarità deliziose in un oggetto così raffinato. Non è particolarmente innovativo nel design, ma non lo vuole neanche essere. È un pezzo di altissima orologeria e di grande artigianalità e di altissimo livello. Quindi complimenti davvero a Louis Vuitton, che si sta ricostruendo un'immagine
per gli orologi appunto del livello più alto possibile. Forse prezzo un po' esagerato, può darsi, ma ci sta, vista la tipologia, visto che 16 anni fa quel prezzo poteva essere il prezzo di un VT-Line, no, oggi un VT-Line costa molto di più, quindi ci sta tutto ciò. Bene, con questo detto tutto vi ringrazio, mettete like se vi è piaciuto il video indipendentemente dall'orologio, iscrivetevi al prossimo video. Ciao e buon Natale fra pochi giorni.